Oggi parliamo delle danze polovesiane. Sono un quadro coreografico inserito nell'opera Il principe Igor di Alexander Borodin. Borodin è un compositore della seconda metà dell'Ottocento, inserito nelle scuole nazionali, in particolare nella scuola nazionale russa, chiamata il Gruppo dei Cinque. Le scuole nazionali sono quei gruppi, nel nostro caso, oppure anche singole personalità che sorgono in questo periodo in vari paesi con l'intento di rivalutare, far emergere le tradizioni musicali, quindi creare anche un nuovo linguaggio musicale in questi paesi, un po' per anche contrapporsi a quella che era l'egemonia, il dominio della musica tedesca e italiana, anche la moda che imperversava da tantissimo tempo. Quindi con Borodin siamo in Russia e il Gruppo dei Cinque, ovviamente formato da 5 compositori, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Balakirev, Cui e il nostro Alexander Borodin. Va subito detto una cosa, Borodin non ha scritto tantissima musica, è poca la sua produzione, ma il motivo è uno ben evidente. Non era la musica la sua professione principale. Aveva tutti i titoli e i talenti perché questa fosse la sua professione principale, ma nella sua vita l'attività primaria era la chimica. Quindi si dedicava alla musica, potremmo dire, nei ritagli di tempo. Lui stesso si definiva un musicista della domenica. Per lui era un momento anche di estremo relax, di grande piacere quando si dedicava alla musica, ma non aveva così tanto tempo. E molto spesso le sue composizioni venivano iniziate, poi lasciate lì, poi riprese, avevano quindi gestazioni piuttosto lunghe. Anche la stessa opera, Il principe Igor, che non completerà, morirà prima, non mancava moltissimo, mancava poco, ha avuto anche lei un iter piuttosto lungo, verrà poi revisionata e orchestrata da Rimsky-Korsakov con l'aiuto del suo giovane allievo Glazunov. Le danze del principe Igor sono questo quadro coreografico, come vi ho detto all'inizio, inserito alla fine del secondo atto di quest'opera ed è il momento in cui il signore dei Tartari intrattiene con danze e canti, perché c'è anche il coro in questo quadro, il principe Igor che è suo prigioniero. Questo momento musicale, queste danze, da tanti anni hanno assunto vita autonoma, vengono estrapolate dall'opera e stanno in piedi da sole. Le potete trovare come versione di balletto oppure in forma di concerto. Potete trovare la presenza del coro, ma anche non esserci il coro, dipende. Se non c'è il coro sono gli strumenti che assumono le parti delle voci. È una composizione che ha avuto un successo incredibile, è molto famosa e la consiglio proprio anche come propedeutica a chi non è abituato all'ascolto della musica classica. È una composizione molto semplice, molto facile, molto coinvolgente. Ha un organico sia strumentale che vocale notevole, quindi quando poi ci sono le parti estremamente ritmate, ritmiche, ma anche grandiose da un punto di vista solo sonoro, coinvolge tantissimo, ma alterna anche melodie estremamente orecchiabili, delicate e anche famose, che aiutano a riconoscere, ah, questo io l'ho già sentita, e facilita l'ascolto, quindi molto consigliata. Come è strutturata questa sequenza di danze? Prevede una introduzione che ci avvicina a quelle che sono le 4 danze, seguite poi da una parte conclusiva, un finale,
con una brevissima coda conclusiva. Non è una composizione lunga nell'insieme, nelle 4 danze e parte conclusiva. Quindi finita l'introduzione, ecco che partiamo con la prima danza, la danza delle fanciulle. È un andantino in La maggiore, ha una melodia che viene presentata subito dai soprani e dall'oboe. Famosa, conosciuta. Questa melodia è diventata anche molto più famosa quando è stata utilizzata, presa e inserita in un musical, Kismet. Quindi gli autori Wright e Forrest l'hanno inserita, hanno preso la melodia, l'hanno inserita e l'hanno fatta diventare una canzone, Stranger in Paradise. Tanti cantanti l'hanno fatta diventare un loro cavallo di battaglia inserita nel loro repertorio. Allora, facciamo anche una parentesi nella versione canzone, vi faccio sentire però una versione particolare, una versione in francese, eseguita da un duo, Laura e Anton. Car je suis étrangère ici, perdu dans les pays bleus, étrangère au paradis. Et je sais qu'un chemin, les dangers dans un paradis, c'est de rencontrer un ange et qu'il vous sourit. Torniamo alla versione originale, quindi rientriamo nella versione concertistica. Abbiamo sentito all'inizio quindi il tema affidato ai soprani e all'oboe. Quando non c'è il coro è l'oboe che ovviamente prende la parte principale. Adesso vediamo quando questo tema arriva all'orchestra e al coro sarebbe. Io vi faccio sentire però in questo momento la versione senza il coro e vi do la possibilità anche di vedere la partitura, così vedete anche quello che è l'organico di questa prima danza. Poi il tutto si spegne dolcemente e sfocia nella seconda danza, la danza degli uomini. È un allegro vivo in Fa maggiore e ha un carattere, se il primo era espressivo, come avete sentito, questo più rustico, più popolaresco. L'idea iniziale è affidata al clarinetto. Poi il tutto viene ripreso e si allarga con questo aspetto estremamente ritmico di crescendo. Una precisazione, in questa seconda danza non c'è il coro, quindi è solo esclusivamente orchestrale, strumentale. Quindi si allarga all'orchestra con una presenza estremamente ritmica, appoggiandosi su questo tamburello che le vostre orecchie sentiranno sicuramente in controtempo.
breve pausa, 4 battute affidate ai timpani e gran cassa danno l'avvio alla terza danza, la danza generale del tutti. È un allegro in re maggiore e questi 2 strumenti, con questo crescendo dal pianissimo al fortissimo, danno il via a questa pagina estremamente esaltante, parando subito in maniera molto evidente all'orchestra e al coro. È tutta una pagina estremamente notevole, che poi però si spegne, torna al pianissimo. Questo pianissimo viene, nella parte conclusiva di questa terza danza, c'è questa sfumatura dell'orchestra che si affida poi sulle ultime note al corno e all'arpa. È ora la volta della quarta danza, la danza dei ragazzi, un presto in re minore. Qui c'è la vitalità, l'aspetto proprio giovanile, è un inizio sommesso ma estremamente ritmico fin dall'inizio, che sentirete molto marcato, e poi un inserimento come dei richiami, oboe, clarinetto, che ci preparano a questa cavalcata ritmica di tutta l'orchestra che si affianca ed esalta con le voci maschili. Questa quarta danza si lega a quello che è il finale, e nel finale abbiamo una riproposizione di temi già sentiti prima, quindi finisce questa quarta danza senza quasi accorgersi, ecco che ritorna il tema della prima danza, la danza delle fanciulle. E poi ritorna la danza dei ragazzi, la quarta danza. E risentiamo anche la seconda danza, la danza degli uomini. Ecco che tutto questo ci porta alla coda conclusiva, che è proprio un esaltante crescendo di finale di queste danze polovesiane.
Allora, sono circa 12 minuti complessivi, dipende dal direttore d'orchestra, di musica estremamente esaltante e coinvolgente. Alla prossima!